Ciao ragazzi, prima ricetta che vi propongo è quella che secondo me è la pasta del fuorisede per eccellenza dopo la pasta al pesto, che è la pasta con i pomodorini e basilico, perché i tempi di cottura del sugo sono esattamente i tempi di cottura della pasta. Quindi iniziamo subito. Sull'acqua, prima cosa. Ok, gli ingredienti: abbiamo pasta 150 grammi, basilico io mi pare di aver messo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 foglie, 2 spicchi d'aglio perché sono davvero piccoli, in realtà uno basta, 300 grammi di pomodorini, quindi il doppio della pasta, e un pizzico di zucchero, dopo vi spiego perché. Ovviamente sale grosso per l'acqua e sale fino per il sugo, e olio. Per i pomodorini c'è a chi non piacciono perché hanno la buccia. A me onestamente piace e quindi ce la lascio, però vi faccio vedere come toglierla in un modo straveloce e super facile. I pomodorini li tagliamo in 4, così si trasformano prima in sugo. Potete anche, volendo, tagliarli in 2 se vi piace di più il pezzo grosso di pomodoro. Siccome però è una cottura veloce, io preferisco farli in 4, quelli piccolini invece li lascio in 2. Allora, intanto che taglio, lo zucchero lo usiamo per compensare, diciamo, l'acidità dei pomodorini. La quantità di zucchero è solitamente la metà della quantità di sale che mettete nel sugo. Nel caso in cui non vi piace la buccia, l'unico passaggio in più che dovete fare è quello di fare un'incisione sul pomodoro. Ecco, una X, e una volta che l'acqua è calda mettete il pomodorino per 1 minuto nell'acqua di cottura, lo tirate su e vedrete che si sbuccia super facilmente. Proviamo con 2, piccola incisione. Ok, acqua calda, li scottiamo velocemente. Passato 1 minuto e mezzo, adesso ne passerà un altro prima che riesca a raccoglierli. Voilà. Ok, di pomodorino se ne è salvato uno perché l'altro mi è volato, però uno basta. Vi faccio vedere che pelarlo adesso è semplicissimo, basta prendere l'estremità col coltellino. Vedete? Non rimane attaccato nulla di polpa, tutta la polpa è qua. Fate questo passaggio, 1 minuto e mezzo in pentola, non salate l'acqua perché salate poi il pomodorino, e una volta fatto fate la stessa cosa, lo tagliate in 4. E fatto. Ok, ci siamo spostati qua. Giro d'olio. I 2 spicchi d'aglio li butto in camicia, li ho schiacciati col coltello. In camicia vuol dire con la buccia. E adesso lascio un po' soffriggere e poi caccio i pomodorini. Nel frattempo qua l'acqua sta bollendo quasi. Lo scopo è quello di fare insaporire l'olio, e una volta insaporito lo togliamo, altrimenti diventa un po' amaro il sugo. Bene, quando vediamo che sale di calore lasciamolo rosolare un attimo. Intanto buttiamo la pasta, prima saliamo l'acqua, via la pasta, qua rimuovo l'aglio, dentro i pomodorini, ok, rialziamo un po' il fuoco, teniamo sempre d'occhio la pasta, diamoci una mescolatina così non si attacca. I pomodorini li saliamo, così rilasciano la loro acqua. La metà del sale che abbiamo messo lo mettiamo in zucchero per compensare l'acidità. Il basilico non lo mettiamo ora, lo mettiamo alla fine, altrimenti potrebbe diventare amaro anche lui. Una volta che i pomodorini sono saliti di calore e iniziano a rilasciare l'acqua, come vedete, copriamo. Per la cottura dei pomodorini ci sono 2 tipi di cottura fondamentalmente, una lunga e una breve, espressa diciamo. Quella che facciamo noi oggi è espressa, dove il tempo di cottura dei pomodorini è quello della pasta. Fuori sede cotture lunghe non piacciono, quindi noi facciamo espresso. Vedete che i pomodorini hanno iniziato a rilasciare l'acqua. Alzo un po' il fuoco sui pomodorini, così vanno un po' più veloci nella cottura. Come vedete iniziano a sfaldarsi. Eccoci qua, dopo 6-7 minuti il sugo è quasi pronto, la pasta è quasi cotta.
Ok, questo qua è un passaggio totalmente facoltativo che io faccio perché mi piace il risultato che porta. Io metto un po' d'acqua di cottura in una bacinella, diciamo 4 mestolini. La pasta adesso è ancora molto al dente e la scolo perché la faccio risottare un pochino nel sughetto. Assaggiamo com'è il sugo. Se è poco salato lo aggiustiamo di sale, se è acido ci mettiamo ancora un po' di zucchero. Io ci metto ancora un pizzico di zucchero e buttiamo la pasta. Ok, la pasta non è ancora cotta, motivo per cui l'abbiamo scolata al dente e ci abbiamo tenuto un po' d'acqua di cottura che ci versiamo adesso. Fuoco adesso è abbastanza alto. Intanto pulisco un po' perché ovviamente ho fatto un casino come solito. Poi il fatto di saltare la pasta non lo facciamo solo perché fa un po' figo, ma lo scopo è quello di fare, diciamo, ossigenare la pasta per mantecarla, per creare questa cremina che un po' alla volta si fa. Non c'è bisogno di saperlo fare, io vi consiglio di provare perché è divertente. Basta una forchetta e basta girarla frequentemente in modo tale che si muova, diciamo. E considerate che questa non è una pasta al pomodoro, è una pasta al pomodoro fresco, o meglio i pomodorini, quindi non deve essere rossa. Assaggiamo la pasta, se è ancora troppo al dente aggiungiamo ancora un mestolino d'acqua che abbiamo tenuto da parte. Da quando ho messo sul sugo e l'acqua sono passati più o meno 10 minuti, non di più. Butto il basilico, lo spezzo con le mani e glielo metto. Giro. Il bello della pasta ai pomodorini che ha una freschezza incredibile, il profumo di basilico, il profumo di pomodoro fresco, davvero buona. Riassaggio. Ora chi mi conosce sa che sono un po' un fanatico dell'olio, quindi tendo a metterne un po' tanto, però così è come la faccio io. Io ci aggiungo un filo d'olio, proprio poco. Ora a fuoco spento e la giro ancora e poi ce ne metto un filo a crudo. Piatto, giro d'olio, tocchettino di basilico. Voilà.